Ciao carissimi, ben arrivati sul mio canale EVP Energy Vibrations Positivity. Oggi parliamo indirettamente del membro maschile. Topic interessante, vero? Eccoci, nonostante, anche se tu come ascoltatrice fossi donna, rimani con me perché potresti scoprire qualcosa di molto interessante che riguarda proprio il tuo marito, fidanzato, partner, insomma, lui. Un altro motivo per il quale dovresti rimanere è che fine video passerò un regalo valido per tutti coloro che guardano questo video, al di là del fatto che tu sia donna o uomo. Bene, partiamo con un po' di storia. Nel 89 alcuni ricercatori decisero di fare un esperimento con un farmaco per curare l'angina pectoris. Non so se hai mai sentito parlare dell'angina pectoris. Angina significa dolore e pectoris significa petto. L'ultima parola era facilmente indovinabile, credo. Tuttavia, significa dunque dolore al petto, che si presume sia causato dalla restrizione delle coronarie, che sono dei piccoli vasi sanguigni che nutrono il nostro cuore. Quando questi vasi sono ristretti, il cuore può soffrirne e se soffre il cuore ti senti male pure tu, ovviamente. Fine agli anni 80, appunto, inizi anni 90, si pensava dunque ad aver trovato un nuovo farmaco che sembrava potesse aiutare le persone con problemi al cuore. Ma purtroppo l'esperimento è stato un fallimento totale. Dopo solo un mese i risultati erano meno di zero e i ricercatori hanno deciso di ritirare il farmaco e interrompere la sua distribuzione. Ma sai una cosa strana? Qualche giorno dopo, davanti all'istituto di sperimentazione, c'erano i pazienti che avevano partecipato all'esperimento e le loro mogli chiedevano ad alta voce di poter ottenere di nuovo quella speciale molecola. We want more! We want more! We want more! E così gli anni 90 passarono alla storia per la nascita del Viagra. Da quel giorno in poi la vita sessuale dei maschi italiani inclusi non sarà più la stessa. La molecola era stata sviluppata nell'89 appunto dai ricercatori guidati da Peter Dunn e Albert Wood. Buffo se pensiamo al cognome di quest'ultimo, ovvero Wood, che significa legno in italiano. Hard as wood, duro come legno? Mettiamo da parte la mia super battuta. Parliamo dunque della pillola che ti aiuta nell'erezione. Come funzionano? Perché sono efficaci? Chi dovrebbe prenderle e chi no? Ci sono degli effetti indesiderati da tenere sotto controllo? Ma soprattutto parlerò di un'alternativa naturale che puoi considerare nel caso in cui le cose non vanno come ti aspetti. Ti posso già dire che la tua compagna ringrazierà. Anzi, se mi senti e sei donna, ripeto che sarai felice. Infatti, sì, tu, anche tu. Il sildenafil, il nome chimico della Viagra, uno dei prodotti più venduti al mondo, agisce in difesa sui vasi sanguigni, aprendoli, aumentando la circolazione del sangue proprio nell'area dell'organo maschile. Andando avanti col tempo, si scopre che ci sono sempre più effetti indesiderati associati all'uso di farmaci per la disfunzione erettile, come appunto nel caso della Viagra e Cialis. Purtroppo quando accade una disavventura non sempre viene riportato sulle riviste più in voga o attraverso il mainstream. Il solito e ormai famoso niente correlazione, no? Il danno economico potrebbe essere enorme, quindi come al solito le grandi case farmaceutiche hanno interesse nel salvaguardare il portafoglio. Ah, per chi non lo sa, il brevetto della Viagra la controlla la Pfizer. Per scoprire l'etica di questa azienda vi do un compito per casa. Approfondite, non basatevi soltanto su Google. In alcuni casi si possono verificare effetti collaterali piuttosto gravi come problemi cardiaci o ipotensione. E l'ipotensione è una condizione in cui la pressione del sangue è molto bassa rispetto ai valori considerati normali, dove appunto il cuore, il cervello e altri organi o tessuti del nostro organismo non ricevono abbastanza ossigeno e nutrienti.
ma dicono che sono eventi che generalmente si verificano in persone con condizioni preesistenti o che assumono altri farmaci. Il problema, o meglio ciò che non dicono, è che il 40% della popolazione mondiale assume farmaci, soprattutto antidepressivi, medicinali per dormire, contro l'infiammazione, contro lo stress e così via. Chimica su chimica che di per sé hanno già diversi effetti collaterali, delle volte piuttosto pesanti. Se poi fumano o bevono anche parecchio, mangiano magari pure male, avranno già un sistema immunitario potenzialmente compromesso. È importante ricordare che i farmaci per la disfunzione erettile, come il Viagra, dovrebbero essere assunti solo sotto la supervisione di un medico e seguendo ovviamente anche le indicazioni sulla posologia. Non sono adatti a tutti e ci sono dunque alcune controindicazioni e interazioni farmacologiche da considerare, soprattutto tenendo in mente ciò spiegato prima, ovvero 40% della popolazione è sotto farmaci per 1000 motivi. Pertanto è importante considerare che esistono anche alternative che possono aiutare in modo naturale e salutare a migliorare la funzione erettile. In quasi ogni video ripeto che alcuni cambiamenti che dobbiamo considerare sono lo stile di vita. Una dieta equilibrata, appunto, l'esercizio regolare, il controllo dello stress, ma anche limitare il consumo di alcol e tabacco. Tutti questi concetti possono avere un impatto positivo sulla salute sessuale. Detto questo, come anticipato poc'anzi, vorrei parlarvi di un'alternativa naturale che ho usato personalmente, soprattutto per combattere qualche infiammazione, ma anche durante un periodo che ero piuttosto stressato, troppe cose per la testa e assolutamente senza alcuna voglia di erotismo. Capita. Al di là della questione psicologica, persino il mio amico non mi stava dando segnali importanti di collaborazione. Preoccupante? No, ovvero, per fortuna sapevo già che dopo i 40 anni e anche prima purtroppo, in questa società frenetica può capitare di soffrire la disfunzione erettile. Vi consiglio di optare per Erboprost, un vasodilatatore periferico naturale. Ma cosa è un vasodilatatore periferico? Un vasodilatatore periferico, naturale in questo caso, è una sostanza che agisce dilatando i vasi sanguigni nella periferia del corpo, come ad esempio nelle arterie che si trovano nelle estremità, come mani e piedi. E questo può favorire un aumento del flusso sanguigno verso queste aree, migliorando ovviamente la circolazione, fornendo potenziali benefici alla salute. Prima che vado avanti, approfitto velocemente nel chiedervi di lasciare un like o di iscrivervi al mio canale, per essere informato subito quando posto ulteriori video. Lo scopo del mio canale è di aiutarvi nel stare meglio, in quanto ritengo importante la divulgazione, soprattutto con l'intento di agevolare le persone. Per cui non siate tirchi e premete sul pollice o campanello che vedete qui in basso. Thank you. Allora, Erboprost include l'estratto di Eclonia cava, maca e morinda e tra breve qualche dettaglio in più su questi ingredienti. Il vasodilatatore periferico naturale agisce non soltanto aumentando la libido, anzi ci sono diversi studi in cui un vasodilatatore periferico naturale è assai utile. Alcuni di questi includono per esempio rilassamento della muscolatura liscia. Alcune sostanze naturali, come l'ossido nitrico, possono agire sulle cellule muscolari lisce che rivestono i vasi sanguigni periferici, causando il loro rilassamento. E questo permette ai vasi di allargarsi, aumentando la produzione di ossido nitrico. L'ossido nitrico è una molecola prodotta naturalmente, come detto poc'anzi, è presente nel nostro corpo che ha appunto effetti vasodilatatori. Il vasodilatatore periferico naturale di cui sto parlando può stimolare la produzione di questo ossido nitrico, favorendo così la dilatazione dei vasi sanguigni. Secondo, la riduzione dell'infiammazione. L'infiammazione cronica può causare restringimento dei vasi sanguigni e compromettere la circolazione. Ed Erboprost ha proprietà antinfiammatorie che possono ridurre l'infiammazione nei vasi sanguigni e migliorare il flusso sanguigno. Poi il miglioramento dell'elasticità dei vasi sanguigni.
Il vasodilattatore periferico naturale può aiutare a migliorare l'elasticità dei vasi sanguigni, consentendo loro di dilatarsi più facilmente. Anche questo può dunque essere utile per promuovere una migliore circolazione sanguigna. Ora, come promesso, parliamo un attimo degli ingredienti. Iniziamo con la maca, in ordine del tutto casuale. La maca è scientificamente conosciuta come Lepidium meyeni ed è una pianta originaria delle Ande peruviane, dove viene coltivata da secoli ed è stata tradizionalmente utilizzata come alimento o medicina. Difatti la maca è particolarmente apprezzata per le sue proprietà benefiche per quanto riguarda la nostra salute, tra cui l'aumento dell'energia, il miglioramento delle prestazioni fisiche ma anche mentali, l'aumento della libido, oltre il bilanciamento degli ormoni in generale, che in questo caso è anche utile per le donne. Il succo di questo video è per farvi capire che si può ottenere un miglioramento della libido in modo del tutto naturale. E la polvere della maca è ricca di nutrienti come vitamine B, C, E, alcuni minerali tipo ferro, calcio, zinco, nonché di alcuni aminoacidi essenziali, oltre che antiossidanti. La morinda invece è una pianta tropicale conosciuta per il suo frutto chiamato anche noni, che è stato utilizzato nella medicina tradizionale per diversissimi scopi. È stato utilizzato tradizionalmente in molte culture come rimedio naturale per una serie di disturbi, tra cui disturbi digestivi, infiammazione, infezione, problemi alla pelle addirittura. Infine, l'Eclonia cava, una specie di alga bruna che cresce principalmente nelle acque dell'Oceano Pacifico, in particolare lungo le coste del Giappone e della Corea del Sud. L'Eclonia cava è nota per le sue proprietà benefiche per la salute ed è spesso utilizzata nella medicina tradizionale asiatica. Quest'alga è ricca di composti bioattivi, tra cui polifenoli e flavonoidi, oltre a altre sostanze nutritive. E questi composti sono noti per la loro proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antitumorali. Difatti, ormai infinite ricerche scientifiche hanno dimostrato che Eclonia cava può avere diversi effetti positivi sul corpo umano. Può per esempio aiutare a migliorare la salute cardiaca, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. I suoi composti bioattivi, di cui parlavo prima, possono contribuire a ridurre la pressione sanguigna, migliorando la circolazione e ridurre l'accumulo di colesterolo nelle arterie. Inoltre l'Eclonia cava ha anche dei effetti benefici sul sistema immunitario, aiutando a rinforzare le difese dell'organismo e a combattere le potenziali infezioni. Ultimo, ma non meno importante, alcune ricerche, sebbene preliminari, hanno anche suggerito che potrebbe avere proprietà antidiabetiche e neuroprotettive. Niente male quindi. Attendiamo dunque ulteriori novità scientifiche che confermano questa ultima tesi. Potresti dire a sto punto: compro un po' di maca, compro un po' di morinda, aggiungo un po' di Eclonia cava e mi faccio il cocktail da solo. No, non funziona così. Anzi, la formula va studiata ad hoc e prima di metterlo sul mercato ovviamente si fanno diverse verifiche, cercando di ottimizzare il prodotto il più possibile. Peraltro ci sono altri ingredienti secondari naturali che per esempio aiutano l'assimilazione dei ingredienti principali, aumentando l'effetto desiderato. E non confondiamoci, quando si parla di scienza non si parla di Dio. La scienza è semplicemente un modo per verificare e studiare concetti, fenomeni e andamenti chimici e naturali. Ricordiamo sempre che la scienza impara continuamente da se stessa e si supera persino delle volte. Qui un video dove entro in merito. Per concludere vi passo un codice discount che potete vedere qui sotto, soltanto per i miei ascoltatori, e lo potete usare sul sito www.npjolima.com. Inizialmente pensavo di limitarmi soltanto al prodotto vasodilattatore, ma ho deciso di estendere il codice di sconto su tutti i prodotti presenti sul sito. Così avete modo di conoscere e provare altri prodotti che possono essere interessanti per ottimizzare la propria salute. Aggiungo che l'azienda produttrice possiede la certificazione GMP, che sta per Good Manufactured Products, ovvero prodotti realizzati sotto criteri professionali, etici e controllati. In ogni caso, se non si è convinti dello stato della propria salute, è sempre consigliabile consultare un specialista
per discutere delle opzioni disponibili e individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Tuttavia, per quanto concerne i prodotti presenti sul sito, mal che vada, bene ti fanno. Spero che il video è del vostro gradimento, ci becchiamo presto per ulteriori video. Love yourself, take care of yourself, see you soon, cheers, amati. Alla prossima. Ciao. Yeah.